Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi vi parlo della mia cotta numero 56. Si tratta di una birra ad alta OG, cioè con un mosto dall'elevato grado zuccherino, che rende la cotta molto più impegnativa e mette a dura prova il nostro impianto. Sto parlando dell'Imperial Stout. L'Imperial Stout, fino a qualche anno fa conosciuta anche come Russian Imperial Stout, poiché si dice che lo zar Pietro il Grande, assaggiando una birra in stile stout o porter, ne rimase affascinato. Così venne creata un'ale scura ma con gradazione alcolica molto più alta per affrontare il lungo viaggio fino in Russia. Al maggior grado alcolico si aggiunge anche una maggiore complessità, data non solo da alte percentuali di malti tostati, ma anche da una combinazione di malti con diverso grado di caramellizzazione e tostatura, che danno profondità al gusto. Oggi un Imperial Stout è definita come una stout dal sapore intenso e forte, con sapori tostati, di frutta scura e secca, finale caldo e agrodolce, dato dall'equilibrio tra base dolce e amaro derivante da una buona luppolatura e da alte percentuali di malti torrefatti. Per ottenere una buona armonia del gusto, inoltre, è indispensabile un buon periodo di maturazione. È una birra ad alta OG che non prevede inoltre l'aggiunta di zuccheri semplici, quindi necessita di un buon ammostamento con una buona quantità di malti base che spesso possono sovraccaricare i nostri impianti o richiedere passaggi in più e tempi di produzione più lunghi. Esistono diverse tecniche per produrre una birra con alta densità iniziale. Utilizzare semplicemente un quantitativo maggiore di grani è una scelta che deve però fare i conti con i volumi delle nostre pentole di mash, perché un maggior peso di grani si traduce in un maggior volume di acqua ed impasto da ammostare. Se la pentola lo permette, inoltre, subentra un'altra problematica. Sia con il ricircolo che con il mescolamento manuale o meccanico avremo un valore di efficienza di mash più basso rispetto a quella che otteniamo di solito con birre a densità più bassa. Tra le varie tecniche esistenti per produrre un mosto denso, senza affaticare troppo l'impianto e senza prolungare eccessivamente la cotta, io ho scelto il metodo più semplice, quello di ridurre il volume della cotta e di fare un ammostamento normale, senza poi aggiungere l'acqua di sparge. Per la quantità di grani previsti, infatti, con 4 kg avrei dovuto fare un ammostamento con 20 litri di acqua e uno sparge con 14 litri. Ho inserito invece solo 21 litri di acqua, 20 di mash e 1 per le perdite post-boil, e ho previsto un'efficienza standard del mio impianto con l'opzione di aggiungere eventualmente estratto di malto secco se la densità pre-boil dovesse risultare troppo bassa. Andiamo al grist. Come malti base ho usato 38% di Mary's Otter, 25% di Monaco e 18% di fiocchi d'avena. Come malti speciali ho scelto dei malti caramello a diversi gradi di colore e tostatura per avere una bella complessità e profondità di aromi tostati. Quindi 8% di crystal chiaro, 8% di brown, 2% di roasted barley che è orzo torrefatto non maltato e 2% di carafa decorticato. Ho macinato tutti i grani, esclusa l'avena perché in fiocchi, scaldato l'acqua per il mash e aggiunto i grani all'acqua. Ho previsto 2 step di saccarificazione con 40 minuti a 67 gradi e 20 minuti a 72. Appena passati 5 minuti e misurato il pH, questo era già sceso sotto i 5.2. Non ho dovuto fare correzioni. In effetti con queste percentuali di malti scuri sarebbe meglio usare un'acqua un po' più dura, con più bicarbonati, perché il pH potrebbe scendere troppo sotto il previsto. Il mosto ha preso subito colore e anche come limpidezza va bene. L'ammostamento è andato avanti senza problemi. 4 kg di grani è una quantità che in genere uso per fare 23 litri di birra a densità e grado alcolico basso. Qui però con 4 kg farò 10 litri di birra, non 23. Completato il mash out di 15 minuti ho estratto i grani e rilevato una densità pre-boil di 1,50.
Quella prevista in ricetta doveva essere sopra 1,60, quindi ho constatato un'efficienza di ammostamento inferiore del 65%. Ho preparato quindi un'aggiunta di 500 g di estratto di malto secco, che corrispondono all'11% del grist. Ho aggiunto l'estratto prima dell'inizio della bollitura programmata di 60 minuti. Ho fatto un'unica luppolatura con Challenger da 7,7% di alfa acidi, 50 g a inizio bollitura che cederanno 59 IBU. Negli ultimi 10 minuti ho aggiunto soltanto il nutrimento per il lievito e avviato il raffreddamento con obiettivo 16 gradi. La densità iniziale a fine bollitura era di 1,86, in linea con la ricetta. Prendendo spunto da altre ricette, ho voluto provare come lievito il Lallemand Bry 97, che sulla carta ha valori di attenuazione dell'80% e tollera bene l'alcol. Volendo evitare un'attività eccessiva e poco controllabile del lievito durante la tumultuosa, ho voluto iniziare la fermentazione a temperature più basse. Per questo motivo ho inoculato a 16 gradi in modo di iniziare la fermentazione tra i 17 e i 18 gradi massimo, per poi alzarla gradualmente fino a 24 gradi man mano che il lievito inizia a dare segnali di rallentamento. Mi aspettavo un'attività del lievito più forte nei primi giorni. Misurata la densità dopo 8 giorni, purtroppo ho constatato un valore molto distante da quello previsto. La birra infatti era arrivata a 1,30, mentre il software aveva calcolato in base al lievito della ricetta una densità finale di 1,17. So che con birre ad alte OG e con gristi così complessi con alte percentuali dei malti speciali, la previsione della FG non è sempre attendibile. Però mi sarei aspettato almeno un valore intorno a 1,20. Forse la temperatura di fermentazione più bassa può aver rallentato il lievito e indurlo addirittura ad andare in quiescenza prematuramente. Oppure l'ammostamento a 67 gradi ha prodotto un mosto mediamente fermentiscibile. Considerando appunto l'elevato uso di malti speciali, avrei potuto far lavorare di più le betamilasi con un ammostamento intorno ai 63 gradi. Nel dubbio, in questi casi, prova ad agitare delicatamente il fermentatore per rimettere il lievito in sospensione. I lieviti inglesi tendono infatti ad andare a depositarsi prematuramente, non completando le ultime fasi di fermentazione. E anche salire di temperatura fino al range più alto, in questo caso 24 gradi, può aiutarlo nel metabolismo. Un'altra opzione sarebbe quella di travasare la birra per rimuovere il lievito esausto e lasciarlo altri giorni maturare, sperando in una ripresa della fermentazione. Anche il contatto con l'ossigeno potrebbe ravvivare un po' il lievito. E su queste birre il travaso a mio parere non è dannoso, quindi ho deciso di fare così. Ho travasato e atteso altri 8 giorni. La densità finale però è scesa solo di un altro punto, arrivando a 1,29. Quindi ho constatato un'attenuazione apparente del 65% e un volume alcolico di 7,5%. Contavo di fare un Imperial Stout da almeno 9 gradi. Arrivo al 28° giorno e decido di imbottigliare. Ho fatto priming in bottiglia con obiettivo di 1,8 volumi di CO2 per litro, che è il mio standard per le ale britanniche. Una volta in bottiglia li ho lasciate a temperatura ambiente per 4 settimane prima di assaggiare la prima birra. Vediamo com'è venuta la birra. Come colore è di un nero molto intenso, brillante e limpida. La schiuma non è bellissima, è poco produttiva, bolle grosse, quasi insolite, non so il perché, ma non mi aspetto che sia persistente su birre scure, alcoliche come questa. All'aroma prevale l'orzo tostato, cacao, con richiami a dolci e torte al cioccolato e panettone.
Al gusto è dolce, ritrovo gli stessi sapori percepiti in aroma. Non riesco a capire bene però se nel dolce ci sono zuccheri non fermentati o se derivano solamente dagli zuccheri non fermentabili dai malti speciali. Direi che al gusto gli aromi ci sono, ma mancano ancora di profondità e complessità. Il corpo è pieno, carbonazione leggera quasi impercettibile, con un finale abbastanza morbido e una punta di amaro che a mio parere deriva dai malti più scuri. Al momento direi che questa birra prende la sufficienza. Quantomeno non mostra difetti gravi o grosse lacune. Sono sicuro che con la maturazione continuerà a migliorare e conto di trovarla al meglio fra almeno 4-6 mesi. Una cotta che ha messo a dura prova non solo l'impianto ma anche il lievito. Per quanto riguarda l'ammostamento, come avete visto, nonostante io abbia scelto la tecnica più semplice per fare un mosto ad alto grado zuccherino, ho avuto comunque un'efficienza inferiore di quella prevista, a cui ho posto rimedio anche qui con il metodo più semplice in assoluto, cioè quello di aggiungere delle piccole percentuali di estratto di malto secco in modo da avere una densità pre-boil in linea con quella della ricetta. L'11% di estratto di malto secco secondo me è una quantità minima e irrilevante, impercettibile nella birra finita. È stata comunque una cotta utile anche a raccogliere dei dati che mi serviranno in futuro se volessi replicare questa tecnica. Oltre a lavorare con un volume ridotto, non facendo sparge infatti anche l'ammostamento va ricalcolato con un'efficienza leggermente inferiore. Infatti io ho registrato il 65% di efficienza di mash invece dell'80%. Per quanto riguarda la fermentazione invece, non so bene quale sia la causa di una bassa attenuazione, ma sospetto che possa dipendere da una combinazione di due fattori. Uno è l'ammostamento effettuato a temperature un po' più alte, in questo caso 67 gradi, che quindi fanno lavorare le beta-milasi ma anche le alfa-milasi e ci danno un mosto meno fermentescibile. L'altro fattore penso sia l'elevata percentuale di malti speciali. In questo caso abbiamo avuto un 20% tra i malti caramello e malti tostati, che cedono colori, aromi e zuccheri complessi non fermentescibili, sicuramente non da questo ceppo di lievito. Il lievito scelto, infine, sulla carta dichiara un valore di attenuazione medio dell'80%. In questa cotta invece io ho registrato il 64%, ma non penso sia un problema di quantità, perché con 3 bustine su 10 litri, anche in termini di tasso di inoculo, sono ampiamente oltre il necessario. Voi invece, che tecnica preferite per questo genere di birre? Consigli o suggerimenti? Scriveteli sotto nei commenti. Vi ringrazio per aver seguito il video, se vi è piaciuto lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi puntuali contenuti. E ci vediamo al prossimo video.